Come? Dici a me? Oh, scusa, pensavo che parlassi con me. Sono arrivata solo da 5 minuti. Io sono qui per il video. E tu? Oh, inizia fra pochi minuti. Questo video parla di grammatica e sulle preposizioni. L'argomento è un po' lungo, quindi lo dividiamo in più parti. In today's video, I will explain the most common Italian prepositions in plain English. But before we go on, I want to ask you to subscribe to our channel and hit the bell icon. By subscribing to our channel, you'll help us to create more videos, so please do it. It's free. Le preposizioni. What do all these words have in common? They are all prepositions, preposizioni. Prepositions are words like in, to, about, on, for. Let's see some examples in Italian. Marco viene da Firenze. Hai comprato questi fiori per me? Domani andiamo a Roma in macchina con Luca e Stefano. These tiny words are very important, and it's almost impossible to say anything without them. The correct prepositions will make you sound very natural, but watch out. There are a few differences between English and Italian. First of all, we often use prepositions differently. For example, in English they say, I live in Milan, while in Italian we say, viviamo a Milano. We say in for bigger areas. Io vivo in Veneto. Alberto vive in Francia. In English, you can separate a preposition from its noun or pronoun and put it at the end of a sentence. What are you referring to? Or, this is the friend I was talking about. In Italian, you can't do that. In Italian, prepositions always go in front of another word. A cosa ti riferisci? Questo è l'amico di cui ti parlavo. Italian prepositions are di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. There are a few more, but we'll see them later. Again, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. And this is the order we learned them at school, like a chant. Let's try. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Again, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. The chant will help you remember. Now let's see how to use them. Our first preposition is di. Di shows possession. La casa di Anita. Il giardino di Ernesto. La maniglia della porta. It is also used to say who made something, usually when the author is famous. Una poesia di Ungaretti. Il ponte di Renzo Piano. Together with the days of the week, it shows that something happens on a regular basis. Di domenica non lavoro. Di mattina mi alzo presto. You can also say la domenica non lavoro. La mattina mi alzo presto. With seasons you can use di or in. D'estate vado in montagna. Or in estate vado in montagna. Di introduces the topic of something. Oggi parliamo di grammatica. Un libro di storia. We can also say un libro sulla storia americana. There is no difference. But remember that the verb parlare must be followed by di, never su. Oggi parliamo di cucina. And not oggi parliamo sulla cucina. Di indicates the material something is made of. Casa di carta. Bottiglia di vetro.
It denotes origin, from. Di dove sei? Sono di Firenze. Di is also used to indicate some, any. Vorrei del pane. Vorrei delle mele. Di is used in comparative and superlative structures. Alberto è più alto di Mauro. Sandro è il più alto della famiglia. Di is also combined with some specific verbs or expressions. Penso di andare al mare. Ho intenzione di comprare una casa sul lago. Che ne dici di andare al cinema? Finisco di lavorare alle 5. Di chi è questo libro? È mio, l'ho comprato ieri. No, intendo dire chi è l'autore? È l'ultimo romanzo di Giacomo Vaniglia. Di cosa parla? Parla di un famoso gatto di Torino. Interessante. L'hai già finito? Non ancora, leggo solo di sera. Quanto pesa? Sembra di pietra. In effetti ha molte pagine. A. Our next preposition is a. A denotes location or movement towards a place. At, to. We say. Sono a casa. Sono a scuola. Sono a teatro. Vado a casa. Vado a scuola. Vado a teatro. Vado a casa a piedi. Be careful. With vehicles the preposition is in. Vado a casa in macchina. Sono al ristorante. Al is the contraction of a plus il. With the following nouns we use al. Sono al cinema. Sono al bar. Sono al lavoro. Or vado al ristorante. Vado al cinema. Vado al bar. Vado al lavoro. A shows distance. La mia casa è a 100 metri dal bosco. Noi abitiamo a 20 chilometri da Venezia. A is used to show how something is made or taste. Gelato al cioccolato. Tè al limone. Bistecca alla griglia. A is also used to express time like at, on. Ci vediamo alle 3. Il film inizia alle 9. Cosa fai a Natale? Vieni da noi a Pasqua? A presto. A domani. A più tardi. A shows how often we do something. Vado al cinema una volta al mese. Prenda queste pillole 2 volte al giorno. A indicates the recipient of something, like to. Ho scritto una lettera a mia sorella. Ho mandato un pacco a Stefano. A can be combined with some verbs. Comincia a piovere. Vado a dormire. Vado a fare la spesa. Andiamo a fare una passeggiata. Sono venuta a parlare con te. Here I'm expressing the reason why I came. In this usage we can also use the preposition per. Sono venuta per parlarti. A is used in some adverbial phrases. A caso, randomly. Alla cieca, blindly, in the dark. A poco, a mano, gradually. Da. We use da with verbs essere and stare to say that we are at someone's place or shop, or that we are going to someone's place or shop.
Sono da una mia amica. Fra poco vado dal panettiere. Domani andiamo dal meccanico? Da corresponds to the English from when talking about provenience. Il treno viene da Milano. Da corresponds also to the English of. For example, sono caduta dal letto. La pioggia scende dal tetto. Saltiamo dal treno. Where's Javier? He fell! When talking about time, da corresponds roughly to the English since and for. Lavoro qui da 3 mesi. Claudia lavora dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. Studio inglese dal 2010. Da can show purpose. Vestito da sposa. Scarpe da ginnastica. Tuta da lavoro. Da translates the English by in passive sentences. Fatto da me. I Promessi Sposi è stato scritto da Alessandro Manzoni. When talking about things we have to do, you can use the structure subject, if needed, object, da, infinitive. C'è molto da fare. È un film da vedere. Ho molto da imparare. In. In shows location or movement towards a place. It corresponds to the English in to. La valigia è in macchina. Sono in Italia. Vado in ufficio. Sono andati in vacanza. Remember, for towns we use a. Sono a Torino. Sometimes we use a, sometimes we use in. It's not random. My advice is to memorize these phrases. So you'll just know that you should say in ufficio and al lavoro without thinking. In means by with means of transport. Andiamo a Berlino in treno. È tornata da Londra in aereo. In can be used with time. In maggio. In estate. Nel 2016. Lo finisco in 10 minuti. Con. Con corresponds roughly to the English with. Esco con gli amici. Hanno lavorato con Arianna. Con is used when talking about the quality of something. Mi piacciono i dolci con il cioccolato. Ho visto delle scarpe con i tacchi alti. You can use con to express how you do something. Mangia con calma. L'ispettore aprì la porta con sicurezza. Con molta lentezza si girò verso la finestra. Tagliare la carta con le forbici. Pagare con la carta di credito. Su. Su means on. Il libro è sul tavolo. L'ho trovato su internet. Ho 1000 foto sul telefono. Su corresponds also to the English about, referring to topic. Un libro sulla grammatica italiana. With numbers it shows an approximate amount. Costa sui 10 euro. Ci metto sulle 3 ore. Finally, it expresses ratio. 1 su 3. 7 su 10. Una sorpresa su 5 sarà uno di noi. Una sorpresa su 5, una sorpresa su 5, sarà uno di noi. Per. Per corresponds roughly to the English for. Questo regalo è per te.
Per me un caffè, grazie. Ho aspettato per 2 ore. Abbiamo camminato per 10 chilometri. Per expresses duration. Ho lavorato a Berlino per 2 anni. Watch out. Ho lavorato a Berlino per 2 anni. I worked in Berlin for 2 years. It's in the past. When talking about how long you have been doing something, so you are still actually doing it, use da and the present tense. Io lavoro a Berlino da 2 anni. Per shows the reason of something. Sono qui per lavorare. Ho cancellato il file per errore. Ho comprato questa attrezzatura per andare in campeggio. Per shows destination with the verb partire. Domani parto per Varsavia. Per can correspond to the English by means of. L'ho mandato per posta. Le ho parlato per telefono. Per is also used in a few set phrases. Apri la porta per piacere. Apri la porta per cortesia. Apri la porta per favore. Per carità, lasciamola chiusa perché fa freddo. Tra, fra. Tra and fra are the same preposition, there is no difference, and the choice is personal. Usually we tend to avoid repetition of the same sound. So I wouldn't say fra fratelli, but tra fratelli. I wouldn't say tra 30 minuti, but I would say fra 30 minuti. Tra and fra mean between, among, or in, if referred to time. La biglietteria è fra il bar e il museo. Fra tutti questi scelgo quello blu. Fra 2 ore sono da te. Now let's read together a short text to see more examples in context. Paul è arrivato in Italia da 2 mesi. Ora vive a Genova in un bell'appartamento sul mare con sua moglie. La moglie di Paul si chiama Olga, è di Kiev e parla benissimo l'italiano e l'inglese. Da pochi giorni Paul ha iniziato a lavorare in una scuola di lingue, mentre Olga fra una settimana comincerà a lavorare in una grande azienda di trasporti. Entrambi andranno al lavoro in autobus e torneranno a casa insieme alla stessa ora. That was a lot of information and the topic is not complete yet. There are other prepositions and most of the prepositions we saw today are often contracted with the definite article. And during this lesson I used a few of them. If your head is spinning, don't worry. Watch the video again and go to our website and download our free PDF with exercises, where you can find a complete table of contractions. In the future, we'll get back to this topic. Try to write some simple sentences with prepositions in the comments below. And don't forget our website and our Twitter profile. We are eager to hear from you. Ciao!